Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, e le tendenze energetiche dei nuovi inizi per il prossimo mese. Abbiamo la carta della Luna, amici del Sagittario. Può far riferimento a qualche tipo di sogno, qualche tipo di obiettivo che potreste avere in testa, oppure, siccome la Luna è una carta un po' nostalgica, un po' ehm, melanconica, potrebbe far riferimento a qualche tema del passato che magari ritorna a galla. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, ascoltate l'ascendente o il segno lunare. Per capire come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e l'ultimo, che lo sto pubblicando in questo periodo, è un corso base di numerologia. Tenete anche presente che sono aperte le iscrizioni per gennaio 2026 per il corso di tarocchi di livello intermedio. Comunque ragazzi, trovate tutto sotto in descrizione o nella pagina web. Bene, andiamo a vedere Re di bastoni, Due di coppe, abbiamo la forza, la sacerdotessa, 8 di coppe e giudizio. Le carte non sono male, eh? Allora, partiamo da questo re di bastoni. Andiamo a vedere questo re di bastoni. 8 di coppe, 4 di coppe e giudizio. Ragazzi, io ho proprio la sensazione che per qualcuno si rifarà vivo la ex. C'è il giudizio mi pare di qualche chiamata, di qualche notizia che potrebbe arrivare, secondo me da una persona lontana e potrebbe anche essere o da una persona che avete rifiutato voi, che avete lasciato voi. ehm, sì, ho quasi l'idea che possa essere una persona che avete lasciato voi, non qualcuno che vi abbia lasciato, per capirci. Andiamo a vedere 2 di coppe. 4 di spade, 5 di pentacoli, fante di bastoni. È come se qualcuno vi chiedesse un chiarimento nel prossimo periodo, vi chiedesse come un incontro per poter parlare, per poter guarire, per poter sanare quello che non è stato possibile sanare in un passato. Se per caso non avete ex che potrebbero ritornare alla carica, ehm, vi dico, potreste effettivamente incontrare una persona nuova, potrebbe essere una persona lontana, e per lontana intendo geograficamente, mentalmente, a livello di età o di posizione sociale, magari anche di cultura, una delle 5. Andiamo a vedere la carta della forza. Fante di spade e 10 di pentacoli. Ho come l'impressione che qualcuno tenda a farsi gestire un po' troppo dalla famiglia,
o c'è qualche ideologia sulla famiglia che vi fa agire in un determinato modo. La sensazione che ho qui guardando questo 5 di pentacoli è che possiate, questo ovviamente non vale per tutti, ma io lo dico così magari fate le vostre riflessioni. Quando c'è un 5 di pentacoli si parla di codipendenza, si parla di un qualche tipo di carenza che viene comunque, tra virgolette, mantenuta. L'immagine originale vi dice che ci sono due mendicanti sotto la neve che stanno camminando, stanno andando in questa direzione e non si rendono conto che cambiando leggermente la direzione ci sarebbe qua dietro, qua è una casa, nei tarocchi originali è una chiesa, però comunque c'è un luogo dove potersi rifugiare, dove poter stare al caldo, dove poter mangiare. Qui la sensazione è che vogliate vedere un po' quello che volete vedere voi, no? Nel senso, fate attenzione a guardare anche l'altro lato della medaglia, non è tutto oro quello che luccica. La sensazione è che siccome siete in un momento di carenza, che può essere carenza economica, carenza caratteriale, carenza affettiva, tendiate a legarvi magari a una persona mentre ancora state guarendo dalle energie passate. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Cioè, questo 10 di pentacoli potrebbe essere come un ideale di famiglia che voi avete e vi legherete a questa persona non tanto perché magari sì, vi attira, può essere fisicamente appetibile, però è come un non conosco ancora bene la persona, però mi sembra che possa andare bene per i miei obiettivi. Oppure questo 10 di pentacoli, come vi dicevo prima, potrebbe essere come una sorta di come vi posso spiegare? Come se la famiglia avesse un peso, come se l'opinione della famiglia fosse molto importante e quindi senza il benestare della famiglia, di chi vi è intorno, degli amici, ehm, non prendeste decisioni per conto vostro. Questo ve lo dico perché la forza è al contrario, eh. Datemi una carta per il 10. Il diavolo. Sì, secondo me è qualcosa che vi costringe o a livello di ideologia di famiglia o proprio a livello di famiglia. Se per esempio, vi faccio un esempio, voi siete tanto giovani e l'altra persona ha 10-15 anni in più, ecco magari la famiglia in quel caso lì potrebbe non essere proprio d'accordo, non supportarvi come voi vorreste, perché magari la famiglia vi dice cercati una persona più della tua età, più del tuo, magari della tua religione, con la tua cultura. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Carro. Cavaliere di coppe e 9 di bastoni. Dunque, secondo me, visti un po', se vogliamo, le preoccupazioni intorno alla famiglia, ripeto che sia l'ideologia che sia la vostra famiglia d'origine, non importa, credo che inizierete questa relazione, questo compromesso con dei nuovi punti fondamentali, delle nuove regole. È come se ci fossero delle cose molto importanti per voi sulle quali non transigerete. Datemi una carta per il carro. È uscito un imperatore, quindi qui sì, si parla di regole, si parla di quotidianità, ragazzi. Credo anche che qualcuno qui potrebbe fare come una controproposta a questa persona del 2 di coppe. Cioè, è un po' come mi sento carente, non mi sento sicura di me o sicura dell'altra persona, quindi do come delle nuove regole per sentirmi al sicuro, per
creare, impostare la relazione in modo diverso rispetto a come le ho impostate in passato. La cosa bella è che avete due volte il giudizio, uno all'inizio e uno alla fine, quindi secondo me arriva come una presa di consapevolezza importante. Anzi, andiamo a vederlo. 6 di coppe, matto e 3 di spade. La sento tanto come una di quelle relazioni da piedistallo, sapete, quelle cose che si vedono lontano, ma figurati se quello lì o quella lì vengono a guardare me, figurati se sono interessata, c'è troppa differenza, quello di cui vi parlavo prima, può essere l'età, può essere la cultura, il lavoro, la geografia, il ceto sociale, ma nonostante tutto, ragazzi, vi dico che sì, inizierà questa nuova relazione anche se avete i parenti contro o anche se non avete bene in testa quale sia l'obiettivo finale tra voi e l'altra persona, cioè nel senso sì, iniziamo a frequentarci anche se non abbiamo parlato di che cosa vogliamo nel futuro. Vi dico, c'è un 6 di coppe che è bellissimo, parla di un amore romantico, c'è un matto che parla proprio di storie, di nuove avventure, di cose che solleticano l'animo, ma c'è anche un 3 di spade, quindi secondo me qualche cosa dovrete sacrificare. Secondo me a livello di ideologie o a livello di comportamenti. Tenete presente che sia il Fante di spade che il diavolo, soprattutto quando sono insieme, parlano di un super controllo. È come se avessi bisogno di controllare l'altra persona, di controllare gli orari, di controllare con chi scrive per sentirvi sicuri. Probabilmente qualcuno ha dei problemi di fiducia, però ho come la sensazione che entro la fine del periodo, siccome il matto parla anche di fiducia, acquisirete questa nuova fiducia. Ah, scusate, anche grazie a queste nuove regole che fisserete, che sono regole che vi servono effettivamente per proteggervi. Vi faccio un esempio. Sapete che tendete alla codipendenza? Bene, è un dato di fatto, non si può, diciamo, cancellare. L'importante è tenerlo presente. Si presenta questa nuova persona o questa vecchia persona, che è una persona, devo dire, travolgente, e per paura di perdervi di nuovo nell'altro è come dare delle nuove regole. Vi faccio un esempio, la nuova regola potrebbe essere: non sentiamoci tutti i giorni, perché tendo a essere codipendente e quindi mi fondo troppo con l'altro, perdo poi la mia individualità. Un'altra regola potrebbe essere: non vediamoci tutti i giorni, magari vediamoci un giorno sì, un giorno no, in modo che nei giorni in cui non ci vediamo io possa continuare a lavorare sulla mia individualità, sulla mia persona, sullo star meglio. Qualcosa dovrete sacrificare di questa relazione, quindi la vedo bene, però è un po' come andare passettino dopo passettino, fissando appunto certe regole. Mi viene da dire per non ricadere negli errori del passato, Però tutto sommato, ragazzi, la relazione secondo me promette molto bene. C'è un inizio, c'è un nuovo inizio. Vi dirò, se fosse una questione lavorativa, anche qui potrebbero essere accordi, magari con qualcuno con cui avete già lavorato, ma devono essere accordi nuovi, devono esserci le vostre regole. Quindi vi faccio un'ipotesi, avete già lavorato con un'azienda con la quale vi trovavate più o meno e facciamo conto che siete autonomi e il pagamento era a, non lo so, 90 giorni per le vostre prestazioni. La nuova regola sarà 50% subito, 50% a 60 giorni, per esempio, no? Quindi si tratta di risistemare le cose in modo che voi vi sentiate tranquilli, vi sentiate nel vostro potere personale, in modo che vi sentiate sereni, al sicuro, non completamente dipendenti dagli altri, no? Soprattutto succede nel mondo lavorativo se siete monocliente, perché magari il tempo è quello che è e riuscite a seguire un cliente solo, se questo cliente non vi paga, voi siete rovinati. Quindi si tratta di tutelarsi, 50% subito, 50% magari a 60 giorni, però almeno voi non rimanete all'asciutto, non dovete aspettare i 90 giorni per incassare.
Fatemi sapere ragazzi come vi risuona la lettura. Andiamo a vedere qualche altro oracolo. Pratica la visualizzazione, ragazzi. E la carta vi dice: visualizza quello che hai bisogno di guarire o creare nella tua vita. L'immagine deve includere i 7 chakra, ve la faccio rivedere qui, l'immagine dei 7 chakra, che sono questi cerchi, questi vortici energetici che tutti noi abbiamo e che non si vedono a occhio nudo. Quindi l'immagine deve includere i 7 chakra, così, ok, così che vedi questa immagine situata in ognuno di questi chakra. Con la respirazione anima queste immagini, dagli vita e riempi il tuo essere. L'obiettivo: metti in pratica e credi nel potere della visualizzazione. La visualizzazione, ragazzi, ha un potere incredibile per la manifestazione. Il generoso della saggezza, e vi dice ora, adesso. Qui o qualcuno studia con questo libro, o considerato che avete 2 volte la carta del giudizio, una all'inizio e una alla fine della lettura, secondo me parla proprio di un aprirsi di vedute, di un aprirsi di... Sì, normalmente quando c'è il giudizio io dico sempre che non è una lampadina quella che si accende, ma un lampadario. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. C'è uno stormo di amore supportando i miei sogni, e qui abbiamo effettivamente la luna, che è una carta che parla di sogni. Quindi secondo me, ragazzi, è un po' come se vi consigliassero di visualizzare. Qui si tratta di mettere nuove regole, di guardare le cose da un altro punto di vista. Se ci sono ideali legati alla famiglia o è la famiglia stessa che vi vincola, che vi stringe, cercate di cambiare le regole, cercate di cambiare il modo di vedere, cercate di cambiare, punto. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi amore, lavoro, figli, soldi, tempo, bellezza, insomma ce n'è varie. E in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina che vi servono per avere un'idea, diciamo, globale di tutto quello che sono i chakra e i mondi sottili. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!